Buongiorno amici, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi siamo in BMW Milano per provare GS 1250 Adventure. Andiamo! Questo è 1800. Che bomba! Buongiorno. Eccoci amici, questo è l'esemplare che andremo a provare, che di primo impatto sembra una transatlantico, è enorme. Guarda, quello che più mi spaventa, tra virgolette, non avendo mai provato questo tipo di moto BMW GS Adventure, è la sua mole. Io sono alto 1,75 m, adesso vedrò come mi trovo con la seduta. Ovviamente la sella sembra molto comoda e imbottita, sia pilota che passeggero, e poi nel dettaglio andiamo a vedere tutte le sue caratteristiche. Insomma, questa è una moto che non ha bisogno di presentazioni, ha tutto quello che deve avere una moto da turismo, che può fare anche un off-road leggero, perché comunque è una moto molto pesante, 247 kg in ordine di marcia, ingombrante, quindi la sua maneggevolezza la si ritrova forse nelle andature più elevate, ma a basse andature in città o sullo sterrato, dove il fondo non è particolarmente lineare, può avere dei limiti. Per il resto, ragazzi, è molto bella, il suo becco aggressivo, il muso importante con il suo motore boxer bicilindrico 1250, che praticamente trasversalmente va da una parte all'altra della moto. È molto bella. Come vediamo, la trasmissione finale è a cardano, quindi molto più pulita. Adesso BMW ha migliorato anche questo sistema, quindi sembra di avere la catena in sostanza. Come vediamo, il braccetto sotto dove c'è il meccanismo del cardanico, con il braccio sopra di riporto con la pinza Brembo. Dietro monta un cerchio da 17 pollici e davanti un cerchio da 19 con doppio disco pinza Brembo radiale. Sotto qui vediamo il sistema telelever, che è adottato da BMW già da diversi anni, che in sostanza fa sì che nelle frenate più importanti la moto non si corichi in avanti, non perda stabilità, e ha una distribuzione delle masse, dei pesi molto più stabile. Ok ragazzi, siamo pronti, andiamo a provarla. Allora amici, prendiamo contatto. Come prima impressione tocco con le punte, quindi non è proprio il massimo della sicurezza, ma la moto è bilanciata bene. Se non ci si sbilancia è stabile, è molto ferma su se stessa. Dietro di me c'è Veronica, che poi ci illustrerà le sue impressioni da passeggero. E ogni leva che sto toccando è morbida, fluida e efficiente. Il monitor, come vediamo, TFT molto grande, credo che sia almeno da 6 pollici, è completo di tutto, neanche a dirlo, ha veramente tutto. Questa moto è equipaggiata con sospensioni elettroniche, ha il quick shift, ha il cruise control, ha tutti i sistemi diciamo all'avanguardia di ultima generazione.
movimento, ragazzi, è veramente agile, non si sentono i suoi 249 kg. Il motore è molto fluido, Boxer 1250, e in realtà pensavo fosse molto più transatlantica, tra virgolette, da guidare, ma devo ricredermi, è veramente morbida, fluida, per niente impegnativa. Adesso la stiamo provando in città, ovviamente, quindi velocità moderate, pieghe moderate, ma devo dire che è molto agile. Siamo in terza, proviamo un piccolo allungo. Spinge bene, ha una coppia di 140 Nm, i cavalli sono 136 e il motore è molto fluido, è sempre pronto. La folle entra benissimo. Ok, ecco, al semaforo io faccio molta fatica, tocco veramente con le punte. Ricordo, sono alto 1,75 m, la sella è molto comoda, larga, imbottita, e ovviamente fa sì che l'appoggio delle gambe sul terreno non sia dei migliori per i non alti come me. Però ripeto, in movimento tutto questo disagio, diciamo, sparisce. È veramente una bicicletta in movimento. Ha un freno motore molto importante, la scalata si sente. Proviamo una piccola frenata un po' aggressiva. Ecco ragazzi, il telelever anteriore, il sistema di ammortizzamento anteriore fa sì che praticamente la distribuzione dei carichi, come vi dicevo prima, non faccia affossare la moto, non faccia affossare l'anteriore, è molto stabile. E inoltre quando si pinza con il freno anteriore interviene automaticamente anche il freno posteriore, quindi ha dei sistemi elettronici veramente innovativi e soprattutto sicuri. ABS cornering, traction control settabile, 4 mappature, 4 riding mode, questa moto ha tutto, cioè è una moto dalla mole che è considerabile da esperti, ma in realtà con tutti questi sistemi elettronici diventa molto facile, molto sicura da guidare. E l'unica cosa che mi sento per ora è il disagio di quando sono fermo, che tocco veramente con le punte, e appena magari il passeggero si sbilancia, non so come farei a tenere questo peso sull'alluce, diciamo. Comunque ragazzi, è un barcone, davanti è enorme, è un transatlantico, ti dà una sensazione di imponenza, domina la strada, e le sospensioni leggono benissimo tutto quello che c'è sotto e il feeling è immediato. Quick shift buono, è entrato subito, e dalle recensioni precedenti leggevo e sentivo che ha il suo miglior innesto lo ha agli alti giri, anche scendendo in downshift.
Allora, prova sul pavé. Veramente queste sospensioni sono eccellenti, ragazzi, sembra di stare su un asfalto liscio, non c'è la minima vibrazione, cioè leggono il suolo in modo mai visto, veramente, sospensioni eccellenti. Ricordo telelever l'anteriore e al posteriore ha un altro sistema che non si chiama telelever ma paralevel. Comunque un sistema innovativo che permette e garantisce una comfort di guida e una sicurezza unici in questo segmento. Guardate, siamo a 40 all'ora, 50 all'ora sul pavé, non si avverte la minima sconnessione, cioè con un'altra moto nella stessa condizione probabilmente avrei balbettato. Qui invece la lettura dell'asfalto, del suolo, del pavé è veramente imbarazzante, mai vista una roba del genere, funzionano da Dio. Vediamo come ci districhiamo nel traffico tra una frenata e un'accelerata. Molto pronta, la frizione è morbida e ha anche dei sistemi elettronici che impediscono lo spegnimento in partenza, aiutano la partenza. È veramente una moto che, ripeto, sembrerebbe per esperti, ma con tutti questi sistemi innovativi la rendono una moto molto facile, molto sicura e confortevole. La sella è eccezionale, poi sentiremo Veronica, ma credo che non ci siano dubbi, cioè veramente, se tutti quanti parlano del GS, se il GS ha avuto questo successo, non sono io il primo a dirlo, ci sarà un motivo, ragazzi, è veramente una moto confortevole. Adesso proviamo un po' di extraurbano, proviamo a uscire dalla città. I comandi sono raggiungibili abbastanza facilmente attraverso questa rotella di sinistra e il menu. Allora ragazzi, le sensazioni di guida sono veramente ottime, una moto che ti regala un feeling immediato nonostante la sua mole, il suo peso, agilissima in movimento, molto stabile come vediamo nelle curve anche strette, un motore, un'erogazione eccellente, tutti i sistemi elettronici, quick shift, mappature, ABS, riding mode, ovviamente è una moto completa di ogni tipo di elettronica di ultima generazione, funzionano in modo eccellente. Non pensavo di ritrovarmi così a mio agio dopo solo pochi chilometri percorsi insieme a questa BMW GS Adventure, ragazzi, che oggi capisco perché sia la regina indiscussa nel suo segmento. È una moto eccezionale che regala un comfort di guida unico, veramente mai percepito su nessun'altra moto. È una moto completa, ha motore, ha un sistema di sospensione telelever anteriore che permette di non affossare in frenata o nelle sconnessioni più aspre tutto il suo musone verso l'asfalto, ma è l'asfalto che viene verso di noi, cioè la moto rimane sempre lineare, stabile, equilibrata. Il suo sistema di frenata, quando si frena anteriormente, interviene automaticamente anche il freno posteriore e ragazzi, questo regala un comfort e una sicurezza veramente eccellenti.
Ricordiamo che per esempio in un ingresso in curva si va a ricercare il freno posteriore per non far rialzare la moto e tendere ad allargare. Qui entro in curva, schiacci il freno anteriore, intervengono tutte e due. Con il telelever la moto non si scompone, rimane in traiettoria, tiene la corda nonostante il cerchio da 19 anteriore e la sua mole così da transatlantico. Ragazzi, è agilissima in movimento. L'unico limite che trovo è nella manovra da fermo, ma è dettato dalla mia statura, sono 1,75, tocco con le punte e questo mi mette un po' a disagio nelle manovre da fermo. Ma guardate, prendo un tombino di proposito, ragazzi, ha un sistema di sospensioni eccellente. Il suo display da 6-7 pollici credo sia il gigante, ha completo di tutto, ha un'autonomia di 30 litri, quindi oltre di quasi 500 km, ragazzi. La copertura aerodinamica è eccellente, regolabile attraverso questa manetta, anche in movimento. Che dire, ragazzi, è una moto veramente bella, cioè completa. Ovviamente se vogliamo parlare del prezzo è forse eccessivo, ma stiamo parlando del top di gamma. Qui ritroviamo qualsiasi sistema di sicurezza, è una moto 1250 cm3 che pesa 250 kg, ragazzi, ma con tutti questi sistemi secondo me può guidarla anche un neofita. Cioè appena sali in moto l'unica cosa che da tenere in considerazione è l'altezza della sella per essere sicuri nelle manovre da fermo, ma per il resto ti regala un feeling mai visto, un'agilità e una sicurezza veramente unici. Ok amici, rientriamo verso BMW Motor Road Milano. Abbiamo fatto questo test ride di mezz'ora dove ne esco assolutamente convinto di quello che tutti dicono e sostengono, eleggendo BMW GS regina nel suo settore, nel suo segmento. Una moto versatile che può accompagnarci in diverse situazioni, fornendo un livello di performance altissimo in appunto sterrato facile, autostrada, misto stretto, in coppia, una gran bella moto. Il difetto, ragazzi, per me è uno solo ed è il prezzo, ma ovviamente la qualità si paga, e poi se ne siete più bassi di 1,75 m. Allora ragazzi, siamo rientrati in BMW. La moto a me personalmente ha impressionato positivamente, confermo la sua nomea di regina indiscussa del suo segmento, e Veronica, che ha fatto la zavorrina, ci illustrerà le sue sensazioni. Eccoci qui. Allora, una cosa fondamentale da dire è che, come abbiamo già detto in altri nostri video, a mio parere non esiste moto perfetta, quindi anche questa moto, per quanto riguarda il passeggero, parto subito dai lati negativi, così poi illustriamo i positivi, che sono tantissimi. Una piccola cosa che ho notato come difetto, se vogliamo chiamarlo difetto, è l'on-off, si chiama? Sì, quella sensazione un po' la sensazione di andare leggermente indietro in avanti in accelerata, quindi bisogna reggersi bene le maniglie, ma fortunatamente, lato positivo, le maniglie sono eccezionali. Io che non sono abituata con le maniglie mi sono trovata benissimo e sono molto salde, sono laterali, non sono arretrate, quindi non si fa fatica, le braccia non si sforzano, non si sforza la schiena, quindi non si ha quella diciamo propensione ad andare in avanti come in altre moto, quindi si sta proprio dritti, comodi. E per quanto riguarda altri lati positivi che io ho apprezzato tantissimo, queste pedaline comodissime, larghissime, che assolutamente non si stanca il piede, non si stanca la gamba, quindi totalmente promossa sotto tantissimi punti di vista. La comodità c'è, perché chiaramente è una sella molto alta e quindi sicuramente eccezionale.
e basta, che dire, insomma, i lati negativi sono pochi, come sempre ci sono anche qui, ma sono veramente minimi, e quindi assolutamente promossa, dai, promossa. Sì ragazzi, è una moto veramente bella esteticamente, che ha una mole da fermi imbarazzante perché è un transatlantico, ma tutto questo sparisce in movimento, veramente bella da guidare. Sono disponibili diverse colorazioni e poi sul sito ci sono tutti i vari dettagli. Bene ragazzi, abbiamo terminato questa prova BMW GS Adventure, super soddisfacente, veramente ho apprezzato e toccato con mano quello che è la nomea, quello che è il prodotto GS, e ho capito perché ha avuto così tanto successo nel suo segmento, e in tutti questi anni continua ad essere la regina indiscussa, una moto eccezionale. Ciao ragazzi, al prossimo video.